dici se si mettesse un po' di arancia in coniglio, come quando si rosola? Cosa ne pensi? Diventerebbe una cosa cinese però. Coniglio da cinese. Secondo me invece potrebbe essere No, interessante. un'anatra con l'arancia va bene. No, e allora coniglio perché no? È più selvatico, ha bisogno di altre cose. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to another episode of On the Road with Stevie Kim. Today is another take on Scienza in the Mensa, with Stevie, Professore Scienza, and the kids traveling to the home of Salmaso Pasqua, fondly known in our office as Davide's lovely Nonna Pasqua. Enjoy today's Gallina Padovana edition, as Nonna Pasqua divulges the secrets of how to make this traditional chicken dish from Padova. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Salmaso Pasqua, la nonna di Davide. Finalmente siamo riusciti ad organizzare questa festa con i colleghi di Verona e adesso vi spiego come cucino la gallina, che è il pezzo forte della mia cucina. Ecco qui a voi la gallina allevata sulla terra, nutrita col mais, che è il nostro piatto padovano, fatto con ripieno e carne bollita. E questa qui. Comunque va fatta bollire l'acqua, va messo dentro tutte le verdure, carote, sedano, cipolla, aglio e va cucinata per 3 ore. Perché il brodo dopo venga più buono, dobbiamo mettere anche un pezzo di carne di manzo. Adesso andiamo a vedere cosa vi ho preparato. Ci sono i primi 2 piatti, tortellini in brodo e tagliatelle ai funghi. Le tagliatelle sono state fatte da me. Poi abbiamo 2 secondi, il primo è la gallina con il ripieno, viene accompagnata da verdura cotta, che è rosole e radicchio pedocco. C'è anche il cotechino con le vese e i fagioli in toccio. Il secondo è coniglio, però è fatta alla ligure con finocchio e arancio. Per chiudere tutto ci sarà la frutta fresca, il dolce fatto, la crostata fatta con la marmellata di ciliegie, quella che so che a Verona piace tanto, e un buon caffè e ci rivediamo dopo a pranzo. Ciao! Hello everybody, my name's Stevie Kim and welcome to the On the Road edition of Scienza in the Mensa series, kind of, but it's actually in the Mensa of Nonna Pasqua. Nonna Pasqua is, of course, the nonna of Davide, the curly hair guy. Davide, raccontaci la storia, perché siamo qui? Perché siamo qui? Beh, Sì. diciamo che è nato un po' tutto per caso, perché mia nonna è bravissima a fare le torte e dal primo giorno che ho iniziato a lavorare con Stevie a Verona, e mia nonna come abitudine aveva il primo giorno della settimana che andava a Verona di fare questa torta per l'ufficio. Sì, ma quanti anni che ci fa la Sono tua? quasi 3 anni. Sì, tutte le settimane, every week we have a cake from Nonna Pasqua. Quindi siamo venuta da lei oggi. La specialità qui è la gallina padovana e oggi faremo questo pranzo importantissimo per noi per provare per la prima volta. Te l'hai già mangiato? No. Gallina padovana? Io ne ho sentito parlare ma non l'ho mai mangiata. Quindi questa è la specialità di oggi. Allora, prima cominciamo con tortellini in brodo. Allora, un brindisi alla nonna Pasqua. Prima di tutto direi che è obbligatorio fare un brindisi. Ok, cheers, thank you, grazie. Hola. Allora, oggi abbiamo come vino, abbiamo 2 vini, ok? Abbiamo fatto Lambrusco e abbiamo fatto Ruché. Perché vanno bene questi 2 vini? Beh, ma il Lambrusco è, direi, proprio il vino d'accompagnamento dei tortellini in brodo. È proprio classico, addirittura nel mantovano il Lambrusco viene aggiunto nel brodo.
ed è interessante perché proprio questa acidità che hanno i lambruschi del mantovano dava una spinta molto forte al piatto. Il lambrusco è proprio il vino particolare per questo tipo, perché sono brodi, sono molto grassi, sono anche brodi di solito. Questo è molto elegante, è molto fine. È buonissimo. Innanzitutto, I just want everyone to see Scienza has completed his Io c'ho plate fame, already. ragazzi, io non ho- Ok. Numero 1. Ok. Stevie parla, ma io tanto che lei parla io mangio. Proviamo anche questo Ruchet. Pietra scura. Ruchet è un altro vino interessante, anche se non è certamente un vino da pianura, ed è interessante perché ha questa nota aromatica molto particolare. Lambrusco o Ruchet? Io preferisco il lambrusco con i tortellini, mentre questo si fonde molto bene con il caldo anche del brodo. Il Ruchet è un po' troppo aromatico e un po' troppo invadente. Nonna Pasqua? Allora, spiegaci come si è fatto questo, spiegaci la ricetta, il segreto. Il segreto niente, c'è il brodo, ci metti i tortellini e se il brodo è buono viene fuori buono anche i tortellini. Non c'è segreto, questo è il segreto. No, non c'è No, i segreto. tortellini segreto. sono fantastici. Allora, spiegaci ci va la come- carne, ci va il prosciutto. Carne ci va- macinata? Carne macinata, ci va. O si cuoce l'arrosto e poi si macina la carne dopo. E vedrebbe ancora più buono. Ecco appunto, perché di solito Viene ancora più fanno buono se c'è l'arrosto l'arrosto. e poi macinano la carne sì. macinata, aggiungono un E po' un di prosciutto, per dare e un poi po', ci va il grana. un po' di formaggio grana, un rosso d'uovo. Rosso d'uovo e basta. Ok, we're ready for the next course. Siamo pronti per il prossimo piatto. Second course is tagliatelle con funghi porcini misti. So, nonna Pasqua, spiegaci come ha fatto questo sugo e le tagliatelle le hai fatto tu a mano, E le giusto? tagliatelle le ho fatte a mano. Ok. Tagliatelle ci vuole farina, uovo, sale Sì. e si impasta, poi vengono tirate Magico. e vengono fatte le tagliatelle. I funghi invece ho fatto i chiodini, li ho puliti e tutto e li ho messi con lo spicchio di aglio, prezzemolo e un po' di scalogno. I porcini sono quelli secchi, poi li ho messi E questo è importante, a perché è e importante. dopo bisogna lavarli bene perché sennò altrimenti... C'è la sabbia. Perché No, non ma è fai importante l'uso del porcino secco, perché tutti pensano ai porcini Freschi. Invece si mette assieme il pioppino, che è il fungo fresco, e poi si unisce al sapore molto, molto forte del porcino e si usa l'acqua in cui vengono messi i porcini secchi a riprendersi, no? Perché il porcino secco sì, ci vuole un po' di acqua tepida, lo si lascia un paio d'ore magari, e poi l'acqua serve anche per questo. Queste sono tagliatelle, ma ci sono anche le pappardelle, giusto? Anche le pappardelle, se vuoi fare, sono quelle un po' più grandi. E quando abbini i pappardelle e quando le tagliatelle? Qual è la differenza? Io penso Scienza, che la cosa differenza sia essenzialmente dovuta alla capacità che ha questa pasta di unirsi molto bene al sugo. Allora, se io ho un sugo molto saporito, per esempio non so, selvaggina, cinghiale, lepre, la pappardella si presta molto meglio perché non viene così ricoperta dal gusto della selvaggina. Le tagliatelle invece hanno bisogno di qualcosa di più fine, un sugo di funghi per esempio, o un ragù per esempio anche, sono più eleganti, più delicati, possono essere direi uniti molto meglio ad una tagliatella perché riescono a essere mescolati e a mantenere, forse con una pappardella si rischia di avere molta pasta, molta farina, e con poco sugo, mentre qui invece è molto È una proporzione, l'unione è molto diciamo. meglio. Ok, parliamo di vino perché i nostri ospiti non bevono. Noi due però Beviamo beviamo. io e te. Sì, beviamo Io l'ho già assaggiato e devo dire che va molto bene. Questo rosso di Montalcino secondo me è molto elegante, non ha una grande struttura, ha un tannino morbido e voluto. Molto morbido. I ragazzi ci ha dato anche un altro vino che è rosso piceno. Anche questo va bene, è un po' più tannico, ha un carattere un po' più forte. Sì, tutto un po', più frutto, più barrique. Sì. Forse andrei con Io il primo. il rosso, sì, perché è più elegante, Va molto meglio, è più esattamente, abbinabile. All right, we're ready for the next plate. Ok, noi siamo qui per
la gallina padovana. Eccoci qui, il momento clou del pranzo. Nonna Pasqua, allora, spiegaci cos'è la gallina padovana. La gallina padovana, diciamo che la gallina è quella ruspante che ruspa la terra e anche mangia il mais. Il ripieno viene fatto con i fegatini e dopo ci va l'uovo, un po' di cipolla, ma proprio poco aglio e prezzemolo. Però in mezzo ci metto anche un pezzettino di pancetta. E pane grattugiato. Dopo ci metto il pane grattugiato, ci metto il Il formaggio. e sale e pepe. E poi lo metti dentro. E poi lo metto dentro nella pancia della gallina, che viene bollito assieme. La Quando sapidità. l'ho riempito con l'acqua e filo e lo cucio, in modo che non esca. Però cos'è la cosa speciale della gallina padovana rispetto a qualsiasi altra gallina? È la razza. E com'è questa razza? È una razza abbastanza misteriosa ancora, non si è capiti bene. C'è sicuramente il contributo di animali arrivati dalla Polonia verso il 1300, più o meno è un arrivo medievale di questa gallina. Mi hanno detto io in macchina. Vabbè certo, no, ma questa razza di galline che è caratteristica perché non ha la cresta, Oh, non ha la cresta? no, ha un ciuffo. Un ciuffetto. Ah, Ha un ciuffo molto bello da vedere, perché è interessante. E sono galline di tantissimi colori. Ma la caratteristica di questa gallina è di essere non tanto grande come struttura, è un animale piuttosto piccolo, ma ha una carne con una consistenza un po' gelatinosa. un po' gelatinosa la carne. Un po' gelatinosa, lo sentirà. Questa è la cosa migliore. Adesso se uno andasse a comprare un pollo di questo genere in un negozio si spaventa perché è completamente diverso dai polli broiler, come vengono chiamati, tutta un'altra cosa, perché i polli broiler si cuociono in 20 minuti e se non stai attento vanno fuori, si desfano, quindi qua ci vuole un'ora per cuocerla. Quindi quanto 3 tempo ore è? ha cucinato. 3 ore? Sì. Vedi? Poi c'è la carne, il bollito. È bollito quello lì. Questa qui La carne proprio da brodo. è irreale ed è un pezzo di spalla cosiddetto questo qua. Non è Poi ci sono le verdure. Quelle sono le rosole Ecco, le rosole, spiegare che sono le rosole. e i papaveri. Papaveri, E poi è misto con radecchio pedocco, che è quello che fa il fiore giallo. che è il famoso taraxaco o comunque taraxaco, dente di leone. Quella, ecco, ci vuole la pancetta La però pancetta poi, per dargli un minimo di sapore, è ottimo. per dargli il sapore alla Se no è verdura. erba, se no è... Ma voi parlate che io intanto mangio. Allora, io intanto ho versato 2 vini, Tenuta Cavaliere Pepe Taurasi di OCG e poi l'altro Barbaresco, Orlando Abrigo di 2016. Allora, prima assaggiamo con Taurasi, che è abbastanza imponente. Sì, però è elegante, un Taurasi abbastanza piacevole, non ha la struttura potente di un aglianico. È buonissimo questo Sì. Taurasi. Allora, assaggiamo con Barbaresco invece. È difficile decidere quale dei due vini vada meglio, forse questo un po' di più perché ha un po' più di acidità forse rispetto Sì. all'altro. Però anche questo è molto buono, ha tannini anche questo è molto morbidi. Allora, assaggiamo questa gallina padovana. Famosa gallina padovana. Ma è buona, è buona. Me la fa vedere intanto. Ma è un po' più duretto questo come consistenza. Te l'ho detto che quando uno mangia questo pollo che non è abituato a questi polli, sente un sapore molto forte, è veramente un sapore insolito per un pollo, perché noi siamo abituati ormai a mangiare dei polli che non sono quasi più di niente, no? Forse è meglio il primo, Taurasi, mi sembra di sì, Ah, l'altro anche viene io. schiacciato da questi sapori. direi. Dammi il rosso di Montalcino, Montalcino. forse è meglio il rosso di Montalcino, Dici? come Let me try. tiene bene il piatto, ecco, non lo copre ma lo aiuta. Sì, perché ha una dell'acidità. Esattamente, perché il nostro futuro è dei vini acidi. Noi dobbiamo sempre più spingere Perché è sgrassante, la no? produzione, ma sì, ma perché la gente deve abituarsi sempre di più ai vini acidi, ne bevi di più se un vino è acido. Ok, avanti prossima. La portata numero 4, cotechino. Che si dice... C'è molto mistero in questo? No, che si dice
Coeghin da casada. Coeghin? Coeghin. Coeghin. Coeghin da Da noi casada. altri si dice Casada coeghin. vuol dire di casa, fatto in casa. Ok. Questa è una cosa tipica per il Capodanno. Sì, nell'inverno anche questo, quando si ammazza il Diciamo maiale. che noi Questo lo è- mangiamo da novembre. Sì, a in marzo. genere veniva fatto quando si ammazzavano i maiali. Questo era il classico riuso degli scarti di lavorazione per le parti più nobili. Ma questa Per cuocere. parte così gelatonosa. Le coteine, le cotiche, Le cotiche. sono quelle che danno la gelatina. E che danno il gusto buono anche al Sì. salame. Ok. E poi abbiamo abbinato La polenta, la polenta, però questa non è quella, diciamo, solida. No, è quella Tipo, vera. noi è la mangiamo polenta che fanno i veneti. Polenta quelle molto- solite, allora. Trentine, trevigiane, E poi c'è I fagioli. fagioli in umido però, non sono fagioli bolliti poi conditi Poi con olio e conditi, aceto. Questi sono fatti in umido. poi l'altra verdura. L'altra verdura sono le verze. I ragazzi hanno abbinato 2 vini, rossese di dolce acqua, poi un altro pigato. Pigato è il vermentino. Io ho versato ora rossese di dolce acqua. Forse andava meglio un lambrusco qua, ma dammi un po' di lambrusco per piacere. È buono. Per me è buono è quello questo. lì che serve. Boh. Senti che è tutta un'altra cosa. We are almost ready Adesso for the last rabbit. plate. We are almost ready for another animal. Okay, so this is a complete surprise because we were not supposed to have this, but portata numero 5. Allora, nonna Pasqua, questo è un piatto sorpresa. Sì, questo è sorpresa. Ok, allora, cos'è questo piatto? Il coniglio preparato alla Ligure. Alla Ligure. Quando tu dici alle Ligure, cosa vuol dire? Che tipo di Che ricetta? è preparato, diciamo che va messo a mollo. Va messo Molo vuol dire leggermente salmì, Eh, con un po' di vino. Il trucco del coniglio, almeno nella tecnica, è quello di togliere al coniglio l'acqua, cosiddetta. E asciugarlo bene, bene, Sì, bene, bene, bene. bene. Allora si cucina, si mette il coniglio in una pentola di ferro calda, il coniglio butta fuori la prima acqua senza condimento e poi si butta via quell'acqua lì. E dopo si cucina, lo si fa rosolare nell'olio con un po' di Sì. lardo. Sarebbe ideale Sì. una piccola battuta di lardo. Di lardo. Quando è rosolato bene si mette la cipolla trita, non si mette prima, se no si brucia. E quando la cipolla è rosolata il vino, si aggiunge il vino. Si aggiunge il vino e si Perfetto. cucina solo col vino. Solo col vino. Poi alla fine si aggiungono le olive. Le olive, in e questo poi l'ho caso messo un perché- pochino in forno. Sì, perché è alla Ligure. E poi invece questo a me Quello è un grandissimo dopo, piatto, un dopo grandissimo 4 piatto. portate a me sembra questo Una bella chiusura. Sì, questa è una E bellissima diciamo questi cosa sono i fenocchi per- della nostra per- produzione. Ce li dell'orto. abbiamo nei campi. Ok, con arancia. Con Arancia, l'arancia. sì. Intanto ho versato questo, Assaggialo, non è male. anfora, È un spiga filo di da- grano, Non lo conosco. nocchianello. È una vecchia varietà nocchianello, Cosa Coniglio. dici di questo vino? Non è male per me. Cosa dici se si mettesse un po' di arancia in coniglio, come quando si rosola? Cosa ne pensi? Diventerebbe una cosa cinese però. Coniglio da cinese. Secondo me invece potrebbe essere No, interessante. un'anatra con l'arancia va bene. No, e allora coniglio perché no? È più selvatico, ha bisogno di altre cose. Assaggiamo il rossese. Prova a assaggiare. Per questo coniglio da Ligure, il rossese è perfetto. È buono, è delicato. Ok, direi che è un successo questo piatto. Assoluto. Qual è il tuo preferito finora? È una domanda imbarazzante quella lì. Ed un piatto non è buono perché ti dà delle sensazioni tattili o gustative, ma è perché ti dà dei ricordi. Io ricordo mia mamma. Quando mangio il coniglio penso a mia mamma, vedi? Ed è buono anche per quello. Però quando penso alla gallina penso a mia nonna. Mia nonna faceva delle galline strepitose, le dava anche delle galline. Quindi vedi quanti ricordi. Allora io penso che sia molto difficile per uno straniero riuscire a gustare appieno i cibi italiani perché non ha questa, Ricordi. questa cultura del ricordo dietro. Del collegamento. Brava.
E quindi qual è stato il tuo piatto preferito oggi? Ma devo dire che io non ho delle grandi preferenze, tutti mi sono piaciuti, perché ciascuno di questi piatti avevano per me un ricordo, avevano un pensiero, avevo un ricordo anche della nonna, perché purtroppo una delle cose che mancano nelle nostre famiglie ora sono le nonne. Una famiglia ormai è fatta da un uomo, una donna e un bambino quando va bene, quando va bene. Tutto il resto, le zie, i nonni, non ci sono più. Il nonno però e i nonni sono gli eredi di una tradizione, sono gli eredi di qualcosa che tu non hai vissuto da piccolo, ma loro te lo ricordano perché l'hanno fatto. Noi stiamo perdendo quelle radici. Ok, con questo io direi chiudiamo No, c'è la la portata. torta, No, la portata no, numero adesso 5. No, non scherziamo, Sì. Ok, noi siamo arrivati alla fine di questo pranzo natalizio da nonna Pasqua e questa torta preferita di Davide è la torta di ciliegie. Il professore ha portato anche un vino particolare di Mantonico, che è di questa forma un po' particolare. Raccontaci un pochino. Il vino è fatto con uva Mantonico appassita, è un vino tipicamente ossidativo, ma è un vino che richiama molto le origini della nostra viticoltura. Il colore è molto diverso da quello che noi siamo abituati a vedere, però io in questo vino, ma parlo per esperienza personale, ritrovo le nostre radici, ritrovo le radici della Grecia, della Magna Grecia, ritrovo questo modo antico di fare il vino con uve fatte appassire o sulla pianta o anche, diciamo così, sui graticci e poi in fondo lasciate fermentare spontaneamente, senza tante tecnologie, e questi erano i vini che si ottenevano. Tu hai portato anche un'altra? Sì, quell'altro è un vino molto più elegante ed è un classico esempio di una viticoltura austro-ungarica, perché il Moscato Rosa è un vitigno che viene da Parenzo. Parenzo è Porec, è questa località dell'Istria ed è sempre stato il vino amato dalla corte di Vienna. Il colore il rosa non si riferisce al colore dell'uva o del vino, ma si riferisce al sapore, che sembra quello della rosa tea. La rosa tea è questa rosa bulgara, questa rosa che veniva usata per fare i profumi, perché è ricchissimo di nerolo, uno dei grandi terpeni dei moscati. Qui c'è nerolo. Poi ho portato anche una vernaccia di Oristano, quindi... Questo è un grandissimo vino. Come hai fatto allora, nonna? Dacci la ricetta segreta. La crostata? Sì. Ci metto 180 grammi di burro, ci va 170 di zucchero, 4 etti di farina, una bustina di lievito e limone grattugiato. Ecco, una cosa importante da notare. Mentre nonna Pasqua non ha mai indicato le dosi nei cibi salati, invece era molto precisa, perché le torte, i dolci si fanno sempre con una grande misura delle dosi. Questa è la cosa più importante, la differenza è fondamentale fra un cibo dolce e un cibo salato. Il pasticcere è una persona che usa sempre la bilancia per fare i suoi cibi. Ok, allora vorrei fare un brindisi alla nonna Pasqua. Grazie per la tua ospitalità. Grazie per le 150 torte e grazie per questo delizioso pranzo. Grazie. E alla prossima. Abbiamo bevuto tanti vini che penso che non c'è nessuno al mondo che faccia un pranzo come questo con 20 bottiglie. Con tanti vini così. Ora cin cin a tutti, cin cin con Insieme Italian a Wine voi. People, cin cin con Nonna Pasqua, buona Pasqua! Buona Pasqua! Scatenatevi! No, buon Natale, ma magari ora che andiamo in onda. Siamo a Natale. Buona Pasqua con Nonna Pasqua! Grazie, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima! And that's a wrap. Tune in next time for more fascinating stories from the world of wine. Hungry for more Italian wine treasures? Go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.